mare colore del vino. Questo verso omerico Ezechias aveva in mente intorno al 540 a.C., quando realizzò questo suo piccolo grande capolavoro, il Dinos di Ezechias, che reca lungo il bordo una sequenza di navi da guerra che idealmente stanno navigando al di sopra di un mare fatto del vino che era contenuto all'interno di questo vaso, subito al di sotto dell'orlo. Ezechias, che è il più grande ceramografo nella tecnica a figure nere, dovette essere orgoglioso di questa sua intuizione perché lasciò la sua firma sul bordo del vaso, Ezechias Mepoiesen, così come firmavano i grandi ceramografi e i ceramisti quando volevano lasciare la loro impronta su un'opera che forse intuivano avrebbe manifestato la loro grande arte. Questo mare, intorno al 540 a.C., quindi nello stesso periodo in cui venne realizzato questo Dinos, fu al centro dello scontro fra greci, etruschi e cartaginesi, la prima grande battaglia navale della storia, registrata dal padre della storia, Erodoto, in una serie di passaggi nei quali ci racconta gli antefatti di questi eventi, ci parla dei Focei che abitavano appunto in Anatolia, l'attuale Turchia, la Grecia ionica, nella loro Focea, una delle colonie commerciali importanti che i greci avevano fondato lungo le coste della Turchia. E questi Focei erano grandi navigatori, ci dice Erodoto, che furono fra i primi dei greci a fare lunghi viaggi per mare. Sono quelli che hanno scoperto l'Adriatico, dove poco dopo nascerà Spina, e la Tirrenia, e l'Iberia, e Tartesso, i luoghi dove il mito ambientava le imprese di Gerione, di Eracle e Gerione in Occidente. Questi Focei furono costretti ad abbandonare la loro città, quella cui avevano dato il proprio nome, in seguito all'avanzata dei Persiani. Sappiamo che Erodoto sofferma il suo racconto, anzi lo fa iniziare da quelle imprese che poi avrebbero portato la Grecia a scontrarsi agli inizi del V secolo a.C. con i Persiani per difendere la loro libertà. Inizia con le imprese di Ciro, quell'avanzata incessante che ha le sue conseguenze anche in Occidente. Tra le conseguenze principali vi è proprio questa battaglia di Alalia o Aleria che i Focei avevano fondato diversi anni prima, intorno al 560 a.C., intorno alla metà del VI secolo. Ancor prima, intorno al 600, avevano fondato Massalia, Marsiglia. Insomma, avevano costruito gli antefatti per il controllo del Tirreno settentrionale. L'arrivo e l'avanzata dei Persiani li costrinsero a scontrarsi con quei tirreni con i quali avevano fino a quel momento commerciato in modo amicale, pacifico. Molti artigiani Focei erano stati accolti in Etruria e avrebbero continuato ad essere accolti anche dopo la battaglia di Alalia. Sono loro che hanno realizzato le opere più famose dell'arte etrusca, la cosiddetta arte in stile ionico, dalle tombe affrescate di Tarquinia alle idrie ceretane, al sarcofago degli sposi, fino all'Apollo di Veio. Più generazioni di artigiani hanno lasciato la loro impronta per la committenza degli Etruschi. E questo traspare anche dal brano di Erodoto, dove dice che prima di lasciare la loro Focea si erano imbarcati portando con sé quanto avevano di più prezioso, oggetti votivi, le statue degli dei dai templi, tutto quello che potevano portare con sé, ad eccezione delle cose in bronzo, di quelle dipinte che non erano in grado di portare sulle loro navi. La loro fuga verso un Occidente che già conoscevano li portò a scontrarsi con gli Etruschi che dominavano quel mare Tirreno al quale avevano dato il proprio nome, perlomeno così raccontano i greci. E lo scontro però li vide per la prima volta allearsi con i cartaginesi, e sempre Erodoto a riferircelo.
Ma poiché molestavano i Focei e depredavano tutti i popoli vicini, i Tirreni e i Cartaginesi di comune accordo mossero loro guerra con 60 navi ciascuno. I Focei allora, armate anch'essi le loro navi, che erano 60, affrontarono i nemici nel mare detto di Sardegna. Venuti a battaglia, i Focei riportarono una vittoria cadmea, poiché le loro navi 40 furono distrutte e le 20 superstiti erano inutilizzabili. Gli equipaggi delle navi distrutte, i cartaginesi e i tirreni, se li divisero. Gli Agillei ebbero il maggior numero di uomini e, condottili via, li lapidarono. Un atto di oltraggio scandaloso. Erodoto ci dice che fu una vittoria cadmea quella dei Focei. Non sappiamo se dargli retta, i greci non volevano mai risultare sconfitti nei loro racconti. Certo è che la loro vittoria, se questa è stata, non fu sufficiente a raggiungere il loro obiettivo. Dovettero lasciare alla Lia, agli Etruschi, il mare Sardonio, così come lo chiamava Erodoto, trasferirsi prima a Reggio e poi da Reggio raggiungere la loro sede definitiva, fondare Elea, nell'attuale Campania meridionale in provincia di Salerno, in quella grande città dove nacque la filosofia. Quanti di loro vennero fatti prigionieri? Erodoto ci dice furono lapidati lungo la strada che univa Pirgi, il santuario portuale, a Cerveteri, in un luogo considerato empio da quel momento in poi, al punto che gli Agillei, continua Erodoto, dovettero mandare a interrogare l'oracolo di Delfi, volendo riparare il fallo che aveva reso privi di fertilità tutti quelli che passavano vicino a quel luogo scandaloso. E la Pizia ordinò loro di far compiere quelle cerimonie che gli Agillei compiono ancora oggi. Essi infatti offrono sacrifici funebri grandiosi e celebrano in onore dei morti un agone ginnico ed equestre. Questo racconta Erodoto, ma alle mie spalle c'è stato forse un protagonista di questi fatti, non lo sapremo mai. Il suo straordinario elmo di tipo etrusco, come lo chiamiamo noi tecnici un elmo di tipo negau, era stato poggiato su un chiodo all'interno di una tomba intorno al 520 a.C. e su quel chiodo Raniero Mengarelli lo trovò ancora appeso nel 1930, quando questa tomba venne scoperta e poi entrò subito a far parte dei corredi più ammirati del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. E la tomba di un guerriero potrebbe aver combattuto ad Aleria 20 anni prima della sua morte. Certo è che guardava al mondo greco senza paura. Aveva un set di vasi straordinari, uno rarissimo, un'anfora panatenaica di quelle che venivano date in premio a chi vinceva le gare panatenee, e conteneva l'olio sacro alla dea Atena e raffigura su uno dei lati l'impresa nella quale si risultava vittoriosi, una gara di pugilato, quindi piena assimilazione dei modelli greci nel momento in cui avviene uno scontro che cambierà il Mediterraneo. Set di vasi di bronzo. Vulci era una grande produttrice di bronzi ammirata dagli stessi greci e questo corredo viene da questa città. Lo scudo è così grande da lasciarci immaginare che non sia stato uno scudo d'uso reale, ma uno scudo da parata, così come l'elmo, che pesa oltre 1,5 kg e che quindi non era facile da indossare e che è abbellito da immagini di imprese che paragonavano questo guerriero ai più grandi eroi, Eracle, Bellerofonte. Insomma, intorno a noi la storia, la letteratura, il mito si fondono per raccontare un Mediterraneo che dopo Aleria non è stato più lo stesso. Un Mediterraneo che ha visto progressivamente spostare il peso dell'influenza etrusca sui mari dal Tirreno verso quell'Adriatico dove 20 anni dopo la battaglia di Aleria circa venne fondata Spina.